Ciao a tutte cari amiche uncinettine e ben ritrovate nel mio canale Federica Crochet. Oggi voglio presentarvi questa maglia mattonella realizzata in collaborazione con l'azienda Ofelia Italy. Per realizzare questa maglia mattonella ho utilizzato dei gomitoli di filato Kate. Troverete tutte le informazioni giù nel box in descrizione. E oltre la maglia vi presento anche Taro. Potete trovare lo schema scritto della maglia mattonella sul sito www.ofeliaitaly.com. La maglia è molto semplice da realizzare anche per chi è alle prime armi, in quanto sono soltanto maglie alte e catenelle. Questo è il davanti, io fungo da modella, è una manica a 3/4, sempre realizzata con maglie alte, e dietro si presenta in questo modo. Quindi è uguale al davanti, tranne che per queste 7 righe in più di bianco. Io spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Iniziamo partendo dal color ottanio e facciamo un anello magico e 5 catenelle. Filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare un gruppetto di 3 maglie alte. Due catenelle e un altro gruppetto di 3 maglie alte. Ancora 2 catenelle e un altro gruppetto di 3 maglie alte. Tiriamo un pochino il filo, 2 catenelle e 2 maglie alte, perché le 3 catenelle di inizio andranno a sostituire la prima maglia alta. Andiamo a stringere il cerchio magico e andiamo a chiudere il giro puntando l'uncinetto all'interno della terza catenella d'inizio. Spostiamoci nella catenella successiva e andiamo a fare un'altra maglia bassissima. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Il secondo giro lo andremo a fare con il filato rosa, ripartiremo qui da dove abbiamo chiuso. Inseriamo l'uncinetto all'interno del nostro archetto e facciamo passare il filo rosa. Agganciamo facendo una catenella e proseguiamo la lavorazione facendo altre 5 catenelle che andranno in sostituzione della nostra prima maglia alta e 2 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, entriamo ancora nello stesso foro e andiamo a realizzare 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto ed entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare un gruppetto di 3 maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso archetto e andiamo a fare un altro gruppetto di 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto successivo e ancora andiamo a fare 2 gruppetti di 3 maglie alte separati da 2 catenelle. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare 2 gruppetti di 3 maglie alte separati da 2 catenelle. Una catenella, filo sull'uncinetto, rientriamo nel primo archetto e andiamo a fare 2 maglie alte. Andiamo a chiudere il giro puntando l'uncinetto all'interno della terza catenella d'inizio e andiamo a fare una maglia bassissima. Andiamo a fare un'altra maglia bassissima all'interno della seconda catenella. Facciamo una catenella di sicurezza e andiamo a tagliare. Il giro numero 3 lo andremo a fare con del filato azzurro e iniziamo allo stesso modo. Entriamo nell'archetto dove abbiamo chiuso il giro, agganciamo con una catenella e andiamo a fare ancora 5 catenelle.
filo sull'uncinetto e andiamo a fare un gruppetto di 3 maglie alte sempre nello stesso punto. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, nello spazio di una catenella del giro precedente andiamo a ricreare ancora un gruppetto di 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto, qui nell'angolo andiamo a realizzare 2 gruppetti di 3 maglie alte separati da 2 catenelle. Una catenella, filo sull'uncinetto, nell'archetto di una catenella del giro precedente vado a fare ancora un gruppetto di 3 maglie alte e continuo in questo modo fino ad arrivare nuovamente all'inizio del giro. Al giro numero 4 useremo il filato bianco, entriamo come sempre nell'angolo dove abbiamo chiuso, portiamo fuori il filo e facciamo una catenella di sicurezza. Ancora una volta 5 catenelle, filo sull'uncinetto e 3 maglie alte nello stesso punto. Una catenella, filo sull'uncinetto, nell'archetto di una catenella del giro precedente andiamo a realizzare un gruppetto di 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto, nell'altro archetto di una catenella andiamo a realizzare un gruppetto di 3 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto e qui nell'angolo andiamo a realizzare come sempre 2 gruppetti di 3 maglie alte separati da 2 catenelle. E continuiamo in questo modo alternando i colori. Io continuo e ci vediamo alla fine. Una volta realizzato il nostro quadrato, ne andiamo a fare un altro identico, che saranno la parte anteriore e la parte posteriore della nostra maglia. Per una taglia S io ho fatto un totale di 17 giri per ciascun quadrato. Adesso su uno dei due andiamo a realizzare altre 7 righe ma solamente da un lato. Quindi andremo a fare 7 righe di andata e ritorno da destra verso sinistra, in modo da allungare ulteriormente il pannello posteriore nella parte superiore. Fatte anche le nostre 7 righe, adesso dobbiamo andare a cucire i 2 pannelli. Questo sarà il pannello posteriore, mentre l'altro sarà il pannello anteriore. Posizioniamo i 2 pannelli l'uno sull'altro con rovescio su rovescio e andiamo a cucire in questo modo e cuciremo 7 cm da un lato e 7 cm dall'altro, lasciando libero il centro dove qui passerà la testa, quindi sarà il nostro scollo. Io andrò a cucire con la cucitura invisibile che non vi farò vedere in questo tutorial perché già c'è un video dedicato. Ve lo lascerò giù in descrizione e nelle schermate finali. Io continuo e ci vediamo non appena ho fatto la cucitura per poi vedere come creare le maniche. Dopo aver cucito 7 cm da un lato e 7 cm dall'altro, la maglia ha preso questa forma. Adesso andiamo con dei marcapunti a bloccare i 2 angoli in basso, sia il destro che il sinistro. E con l'aiuto di 1 centimetro da sarta andiamo a prendere una misura di circa 15 cm e qui andremo a mettere il nostro marcapunti, lasciando questo spazio per ricrearne lo scalfo della manica e andremo a cucire da marcapunti a marcapunti con una cucitura invisibile. Una volta terminate le cuciture sia sulle spalle che ai lati, la nostra maglia inizia a prendere forma e adesso andremo a realizzare le maniche. Per realizzare le maniche partiremo da uno dei 2 fori, quindi o da questo o da questo. Inseriamo l'uncinetto in uno dei 2 fori
e con il filo bianco facciamo un nodino scorsoio. Portiamo fuori e chiudiamo con una catenella di sicurezza. Adesso andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e andiamo a fare 2 maglie alte. Le prime 3 catenelle andranno a sostituire la prima maglia alta. Una catenella di separazione e passiamo al foro successivo e andiamo a fare 3 maglie alte. Una catenella di separazione e nel foro successivo andiamo a fare 3 maglie alte e continuiamo in questo modo per tutto lo scalfo della manica. Arrivate a questo punto dove c'è l'angolo della manica, andiamo a fare ancora una catenella di separazione. Qui in questo foro andiamo a fare 3 maglie alte, una catenella di separazione e passiamo al lato opposto, quindi nella parte dietro. Filo sull'uncinetto e qui nel foro andiamo a fare 3 maglie alte e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Arrivati qui al termine del giro andiamo a fare ancora una catenella di separazione e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sull'ultima catenella che abbiamo fatto all'inizio. Adesso spostiamo la lavorazione fino all'archetto successivo per fare il secondo giro, quindi andiamo a fare ancora 2 maglie bassissime. Arrivati in questo punto filo sull'uncinetto e andiamo a fare 3 maglie alte nell'archetto. Una catenella, filo sull'uncinetto e nell'archetto successivo andiamo a fare ancora un gruppetto di 3 maglie alte e continuiamo in questo modo fino al raggiungimento della lunghezza desiderata della nostra manica e vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Io continuo e ci vediamo alla fine. E con le maniche andiamo a concludere la nostra maglia mattonella. Ho realizzato un totale di 23 giri con 15 archetti in totale per tutto il giro. Spero che questo video vi sia piaciuto, se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi le notifiche. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!